Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2023 che si intitola My Lovely Liar, il mio adorabile bugiardo. Ambientazione moderna, 16 episodi, andiamo a vedere la trama. Allora, la protagonista è una ragazza che fin dalla nascita ha un potere particolare, ovvero il potere di riuscire a identificare quando qualcuno sta mentendo. Questo potere le ha però reso la vita un po' difficile perché viene da una madre ehm, che ha fatto della menzogna la sua seconda pelle. È stata anche in galera per truffa e incolpa la figlia delle sue disgrazie in un certo senso e anche della fine del suo matrimonio. La figlia per questo si è distaccata un po' dalla madre, che però torna periodicamente alla ribalta chiedendole soldi e cercando sempre di fare leva sul senso di colpa della protagonista, appunto, in passato, a causa della sua capacità appunto di identificare le bugie, è stata in un certo senso la causa delle sue disgrazie. In realtà la causa delle disgrazie della madre è la madre stessa, però a questo non arriviamo mai nel corso delle 16 puntate. La protagonista ha costruito una carriera su questa sua capacità perché ha un giro di clienti più o meno facoltosi che la interpellano quando vogliono vederci chiaro su certe cose che li riguardano. Un giorno arriva nella sua vita un ragazzo. Questo ragazzo è un compositore di canzoni per una idol ed è estremamente famoso, però lui fugge costantemente le luci della ribalta, esce pochissimo, quando esce ha sempre la maschera che gli copre il volto e ha anche la capacità, nel momento in cui si relaziona con la protagonista, di essere sempre estremamente limpido, cioè non dire mai le bugie. E questo alla protagonista piace molto perché è cresciuta circondata da persone che per un motivo o per l'altro hanno sempre mentito, è anche molto disillusa rispetto al genere umano, quindi non ha amici e non riesce mai a fidarsi completamente delle persone perché è sempre in attesa che queste facciano un passo falso. Cioè non è che è in attesa, però sa che prima o poi arriverà sempre la ghigliottina che la farà rendere conto che hanno fatto qualcosa, o meglio, stanno dicendo qualcosa che non corrisponde alla verità. Il problema di lui però qual è? È che lui è stato accusato dell'omicidio della ex fidanzata e da queste accuse è stato prosciolto da una parte mancanza di prove e dall'altra perché il corpo di lei non è mai stato recuperato. Lui si è sempre dichiarato innocente, o meglio, all'inizio, siccome la scomparsa di questa ex fidanzata è avvenuta in seguito a un litigio tra i due, perché lei era un po' una psycho che continuava a manipolarlo emotivamente perché lui stesse con lei. E lui a un certo punto ha incamerato finché non è esploso, perché lui aveva appunto questa carriera, studiava musica a Seoul e tornava nel fine settimana a trovare lei. Però man mano il suo corso di studi diventa sempre più impegnativo, per seguire la sua passione deve diradare le visite perché altrimenti con i tempi non riesce semplicemente a starci dentro e lei vede assolutamente in cattivissima luce la decisione di lui e cerca di manipolarlo appunto emotivamente perché torni sempre da lei. Inoltre è gelosa in una maniera ossessiva finché, ripeto, lui raggiunge il limite quando la vede che manda dei messaggi a delle altre persone, nella maggior parte ragazze, minacciandole in malo modo dal suo telefono
e non ci vede più e la molla senza finalmente dare ascolto all'ennesima minaccia di lei di togliersi la vita. Il problema è che durante questa lite lui ovviamente dice delle frasi un po' infelici, come succede quando si arriva a queste situazioni veramente limite, e lei poi scompare. Scompare, vengono rinvenute le sue scarpe con un messaggio dal suo telefono che farebbe pensare a un suicidio. Però ovviamente, come succede in tutti questi casi, le indagini iniziano per omicidio, però ripeto, non ci sono prove sufficienti e in più il corpo non si trova e quindi lui viene prosciolto, ma di fatto nessuno gli crede. Nessuno gli crede nonostante fornisca un alibi. In più la madre di lui, che è in corsa per una candidatura politica, manovra le indagini perché il figlio non venga implicato, ma di fatto va un po' a inquinare le acque in una situazione che già non depone a suo favore. Dicevo, questi due si incontrano e dopo un'iniziale diffidenza reciproca iniziano invece a starsi simpatici, finché lei, quando lui dice da mezzo ubriaco che non è stato lui a uccidere l'ex fidanzata, non percepisce che sta dicendo una bugia. In realtà questa bugia è derivata dal fatto che lui si sente profondamente in colpa per la scomparsa dell'ex fidanzata e quindi di fatto si sente responsabile perché, e viene grazie al cielo chiarito, lei percepisce la bugia, però non percepisce la verità assoluta e la bugia assoluta. Se una persona mente ma in quel momento è comunque convinta di dire la verità, lei non la percepisce come bugia. Lei percepisce la bugia nel momento in cui qualcuno dice qualcosa sapendo di mentire, ok? E questa è un dettaglio che viene chiarito ma che è molto importante ovviamente alle fini dell'interpretazione sia del potere di lei che poi del modo anche in cui agisce questo potere, in cui funziona. I due, dicevo, a un certo punto si mettono insieme perché lei decide comunque di dargli fiducia nonostante il suo potere le dica che quando lui si è discolpato dalla responsabilità della morte dell'ex fidanzata stia mentendo, e dice no, io ti conosco, quindi decido di fidarmi della persona che ho conosciuto e non basarmi solo ed esclusivamente di quello che mi dice il mio potere. Però non arriva a questa conclusione dal nulla, arriva a questa conclusione dopo essere appunto stata testimone di quanto fidarsi ciecamente di quello che il suo potere le dice non corrisponda del tutto sempre alla realtà dei fatti, perché ci sono, come sintetizza molto bene il suo ex fidanzato, che l'aveva piantata anche lui, anzi che lei aveva piantato dopo che lui le aveva raccontato una bugia. Lui le aveva chiesto di sposarla, poi dopo un po' invece aveva cominciato a mentirle e lei, delusissima da questa cosa, l'aveva piantato. In realtà lui, l'ex fidanzato, scopre di avere un cancro allo stomaco e quindi per non gravare su di lei decide di iniziare a essere vago nelle sue risposte, nei suoi piani per il futuro. E lei, spiazzata da questa improvvisa insincerità, lo pianta. E dicevo, lei arriva alla realizzazione che si deve fidare delle persone e non basarsi ciecamente su quanto le sue orecchie le dicono, in un processo che viene, ripeto, sintetizzato molto bene da una frase dell'ex fidanzato che è un poliziotto e che lei poi rincontra nel corso della storia, che le dice, tu senti le bugie, senti la bugia, ma non sai il perché viene detta questa bugia. E infatti c'è nella vita di tutti i giorni
capita di dire magari qualcosa che non si pensa del tutto, a volte e non sempre con intenzioni necessariamente negative o maligne, tante volte solo per risparmiare alle persone che abbiamo davanti un dolore che percepiamo come inutile. Ok? Pensate ad esempio alle persone malate e quando gli si dice dai vedrai che ce la puoi fare, magari sapete che invece non c'è via di scampo, cioè non è che si affronta una situazione del genere, sì, stai per morire così brutale, cioè ci vuole un po' di tatto e a volte si arriva a dire quelle che si chiamano bugie bianche per non gravare emotivamente su qualcun altro. Ecco, questo è un esempio ovviamente estremo, però nella vita di tutti i giorni la bugia non ha sempre un'intenzione dietro negativa. Diciamo i tre, perché poi alla fine si arriva a una sorta di collaborazione, perché è sempre più chiaro a lei e alla protagonista e al musicista, vabbè il musicista lo sa ovviamente che non è stato lui a uccidere l'ex fidanzata, e anche lei nel frattempo si convince di questa cosa, decide di dargli fiducia, ma poi emergono anche dei dettagli che corroborano ovviamente questa versione, e anche il poliziotto che riprende in mano questo caso che risale a 5 anni prima lo svolgersi degli eventi, vede che c'è qualcosa che non torna, fino all'epilogo che è un plot twist, molto plot twist. E poi c'è il lieto fine, lei addirittura, la storia si conclude bene o male, c'è la vicenda, il nodo centrale della vicenda della morte appunto dell'ex fidanzata si risolve nella puntata 14 con un pezzettino di coda all'inizio della puntata 15. Lei perde temporaneamente la sua capacità di percepire le bugie, cosa che mette anche in discussione il suo lavoro, e quindi deve iniziare a riabituarsi a una vita in cui non può più contare su questo potere e imparare a fidarsi delle persone, fidarsi dell'istinto, con ovviamente il pericolo anche, fra virgolette, pericolo di essere presa in giro, presa per i fondelli. E poi però ecco riguadagna questa sua capacità, ma decide comunque di non usarla più dal punto di vista come fonte di reddito, come lavoro, e anzi questo passaggio le permette anche di riflettere un po' su se stessa e di capire che non è necessario essere così negativi nei confronti della gente che ti circonda, perché come dicevo prima non tutte le bugie hanno dietro di sé necessariamente un'intenzione negativa. Allora, questo dramma è fatto molto bene. Dal punto di vista della trama è molto coeso, gli eventi sono costruiti in maniera molto intelligente, ci sono dei collegamenti via via tra le cose fatti in maniera molto sapiente, perché personaggi che compaiono all'inizio, mi viene ad esempio in mente la scena iniziale che poi che ha luogo nello stesso momento più o meno in cui si svolgono i fatti della morte dell'ex fidanzata del protagonista. La protagonista è stata ingaggiata da un gangster per sapere chi l'ha tradito e lei ovviamente il suo lavoro prende e va. Più avanti, quindi salto in avanti di 5 anni, lei ritrova questo gangster mentre sta cercando di indagare con il protagonista
riguardo le persone che erano attorno all'ex fidanzata all'epoca della morte, e si imbatte di nuovo in questo tizio qua. Quando vuole entrare in un locale i due butta fuori, non la fanno entrare, poi arriva lui che la riconosce, quindi grandi amici, le fa addirittura da spalla, la aiuta anche un pezzettino nelle sue ricerche. E mi è piaciuta questa cosa perché comunque aiuta a stringere le maglie della narrazione, cioè non vengono accesi i personaggi e poi spenti e dimenticati, perché ci serve che facciano la tal parte per arrivare alla tal conclusione, ma poi ciao, archiviati in soffitta. Aiuta, ripeto, a rendere più coeso il racconto, e quindi l'ho molto molto apprezzato. Lui, allora, la recitazione, lei non è un'attrice che a me entusiasma particolarmente, però l'ho trovata comunque calzante in questa storia, penso che abbia svolto il personaggio in maniera decente e credibile, non l'ho mai trovata fuori posto, non ci sono state espressioni che mi abbiano fatto dire oddio, questa qua non ha capito niente delle emozioni che deve veicolare. Non ha fatto nemmeno un lavoro stellare secondo me, però ecco, questo potrebbe essere dato dal fatto che la mia opinione personale su di lei già non è che sia particolarmente favorevole. Non è un'attrice che mi dispiace, però non ho mai trovato le sue performance particolarmente entusiasmanti. Lui, che è lo Yule di Alchemy of Soul, che mi era piaciuto, anche qua svolge proprio il personaggio, tra virgolette, perfetto, cioè l'uomo perfetto, perché lui è bravo, è gentile, ecco, a un certo punto è pure troppo buono per essere vero, perché perdona tutti. L'ex fidanzata aveva un fratello che ce l'ha a morte con lui e lo sta cercando per farlo fuori. Lo aggredisce più di una volta e lui ogni volta lo perdona, anzi lo rilascia in libertà dopo addirittura 2 tentativi di omicidio, anzi 3, ok? Perché uno avviene prima dell'inizio dei fatti e viene raccontato in un flashback. Un secondo avviene quando lui, questo fratello, rapisce la idol che è innamorata del protagonista nonostante lui non ne voglia sapere e glielo dica in ogni alfabeto possibile. Rapisce l'idol per attirare appunto il protagonista e di nuovo si avventa contro di lui per pugnalarlo, e viene salvato per il rotto della cuffia dal poliziotto che l'ha pedinato, perché ha appena scoperto che lui è il sospettato numero 1 dell'appunto morte dell'ex fidanzata, e è preoccupato lui per la sua ex fidanzata, quindi per la protagonista, e quindi lo segue e sventa così casualmente quest'altro assalto. Terza volta in cui questo fratello, di nuovo rilasciato, non si sa perché voglio dire, dopo 2 tentativi di omicidio, si presenta a casa sua quando viene finalmente ritrovato il corpo dell'ex fidanzata, che dà un po' la svolta alla situazione, e pugnala un altro perché lo scambia per il protagonista, e di nuovo si scaglia contro di lui, quindi 3 tentativi di assalto per arrivare alla fine e scoprire che lui non era responsabile della morte ma era qualcun altro. Si scusa però, ok? Che lo so che sembra proprio il minimo sindacale, però anche questo non è così scontato. Si scusa quando viene poi eseguito il servizio funebre, viene celebrato il funerale di lei perché finalmente è stato rinvenuto il corpo. Lui, il protagonista, va a rendere omaggio all'ex fidanzata nonostante tutti i problemi che hanno avuto, perché, ripeto, questo c'è un senso di colpa che è grande probabilmente come l'Asia intera. Ripeto, questo fratello che sicuramente ha fatto queste cose perché è accecato dal dolore e dalla mancanza di spiegazione, però ecco, il dolore e la mancanza di spiegazione non giustificano il tentato omicidio e neanche l'omicidio vero e proprio, ok? Però ecco, ripeto, lui si scusa e il protagonista, proprio santo in terra, si scusa anche lui, con lui si scusano a vicenda, cioè proprio lui perdona tutti. L'uomo senza macchia, perché veramente è troppo buono,
al punto da risultare un po' finto, però qua è un po' come è scritto il personaggio. L'attore credo che abbia fatto una buona prova. Io ho trovato il personaggio in sé molto simile, dicevo, lui ha interpretato Yulin, Alchemy of Soul, al personaggio che ha interpretato in quest'altro dramma, e quindi vorrei vederlo in qualcosa di un pochino diverso, o più giocoso o addirittura dark del tutto, perché non mi è dispiaciuto e credo che abbia il potenziale per fare qualcosa di più. Però ripeto, questa perfezione proprio dentro e fuori a una certa è anche un po' troppo, posso dirlo. Però bello, il dramma è fatto davvero molto bene, molto compatto, molto credibile, cioè non ha tonfi di credibilità, non si perde addirittura d'arrivo, perché spesso succede anche questo. È un dramma molto solido e che si segue molto bene. Io, cioè, in 2 giorni e mezzo me lo sono visto e quindi ve lo consiglio a gran voce. My Lovely Liar. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!